Ciao belli, benvenuti in un nuovo video. Questo è un video un po' particolare, sicuramente molto annunciato perché sarà circa più o meno un anno che ne parliamo. Sì, c'è stata una gestazione un po' lunga, però è stata una gestazione un po' lunga, ma oggi si parla di Mini e siccome comincia a fare anche un po' caldino si parla di Mini e di aria condizionata. Lui è l'artista, prima di dire il matto furioso. Preferisco il pazzo perché è un lavoro del genere da pazzi. Comunque sono io Paolo. Lui è Paolo, è il titolare dell'officina Il Quadrifoglio, siamo qui a Milano 3, a Basilio sostanzialmente, e insomma lui è stata quella persona che ha reso possibile il funzionamento del mio condizionatore, che insomma era un affare un po' particolare, diciamo così, molto, ok. Molto particolare. E siccome poi uno di voi me l'ha visto sulla macchina e mi ha chiesto se era possibile averlo ex novo, io giustamente gli ho tirato questa palla curva e lui, nella migliore tradizione, non si è tirato indietro e l'ha reso possibile. Ecco, qui dietro abbiamo una Mini, proprio la Mini di uno di voi, adesso poi ve la faccio vedere nei dettagli, poi c'ho anche la telecamerina, andiamo a cercare tutte le varie sfumature insieme a Paolo che ce le racconta. E insomma questa Mini è diventata una seconda Mini con l'aria condizionata, insomma. Assolutamente sì. Beh, quindi a questo punto, insomma, raccontaci cosa hai combinato, com'è possibile, cosa hai fatto? Allora, com'è possibile? Com'è successo? Giustamente tu mi hai proposto questo tipo di lavoro, io ho accettato di buon grado sull'onda dell'entusiasmo, sono partito con un progetto, un'idea geniale che volevo fare, costruire, perché poi è la mia passione. Certo. Sono meccanico, però mi piace inventare qualcosa, metterci qualcosa di mio, no? Insomma, creare qualcosa. Bellissimo. Ho iniziato questo progetto perché io volevo mettere l'aria condizionata, sì, non esiste lo spazio, l'ho inventato, però non volevo deturpare la vettura. Certo. Quindi ho fatto tutta una progettazione, quindi non volevo deturpare gli interni come si fa in tanti casi dove viene modificata e stravolta la macchina, cosa che a me non piace, perché a me piace restaurare, però mantenere l'integrità della vettura. Certo, giusto. L'aria condizionata era da mettere, ho detto sì, assolutamente sì, portamela. Una volta che mi hanno portato la macchina mi sono reso conto di una serie di problematiche grandissime. Ottimo. Che poi alla fine mi hanno fatto sudare, è il caso di dirlo, adesso c'è l'aria condizionata, non sudo più, esatto, però è stato veramente un calvario. In primis lo spazio, lo spazio che non c'è. L'abbiamo recuperato per metterci la parte più grossa, il cuore. Io volevo mettere il compressore dell'aria condizionata, sì, che è il più piccolo, comunque sempre un diametro 30 cm, certo, al posto del radiatore motore di questa macchina. Quindi ho tolto il radiatore del motore, ok, ho alloggiato il compressore dell'aria condizionata, ho spostato il radiatore motore nella parte sinistra sotto il parafango, ho tagliato il parafango, ho messo una ventola sul radiatore che aspira l'aria, wow, perché poi abbiamo calcolato anche un'altra cosa. Mentre prima il radiatore del motore era nella parte anteriore della vettura, prendeva aria in modo naturale andando, certo, mettendolo sul fianco non prendeva più aria, quindi abbiamo dovuto calcolare anche il flusso dell'aria, abbiamo modificato il flusso dell'aria, modificato il parafango, ok, di sinistra, perché adesso il radiatore motore l'abbiamo messo sotto il parafango di sinistra, il condensatore sotto il parafango destro, gli unici posti dove sulla Mini si può ancora mettere qualcosa. accidenti, okay. È stato un lavoro immane. Adesso, insomma, Adesso poi vi faccio vedere, vi spiego, perché detta quanto. così Certo. è molto semplice, però dico solo che effettivamente è stato un parto, perché 8 mesi, anzi ringrazio pubblicamente Mauro, il proprietario della vettura, che ha avuto una pazienza sì, perché poi senza confini. Oltretutto va detto che 8 mesi, ma non sono tutti, diciamo, tra virgolette, colpa tua, no? Poi ci si è messo il Covid, i cinesi che non mandavano i pezzi di ricambio all'elettronica, no, i microchip che sono scomparsi, insomma è successo. Io non voglio raccontarla perché sembrano le scuse che quando vai a scuola le inventi col professore. Il gatto mi ha mangiato i compiti. Esatto, però di fatto ne sono successe di tutti i colori, certo, è una cosa, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Questo voglio dire, sono contento, il cliente alla fine ha capito e ringrazia, perché effettivamente è una macchina, premessa, 12.000 BTU certificati. Accidenti, quindi si sta anche proprio belli freschini. Da giubbotto, diciamo così, da giubbotto riscaldato. Senti, ma vabbè, ma questa qui è una cosa one off, non si potrà mai più rifare su un'altra macchina, o adesso che insomma hai sofferto la prima volta, bene o male si può replicare? Allora, strada facendo, lavorando così tanto, diciamo così, investendo così tanto tempo, perché perdere tempo non mi piace,
No, è una cosa che io vorrei riproporre, anche Ok. perché adesso ho dime, ho disegni, ho progetti, studi fatti, serate passate dentro qua, io con il mio collaboratore che Certo. poi ci ha messo mano, Filippo, e voglio dire, mi piacerebbe poi replicare, cioè se qualcuno si affaccia, mentre prima dicevo la Mini no, Mai più nella vita. invece adesso direi Si Mini, può fare. pensiamoci, Si può fare. pensiamoci. L'hai standardizzato, quindi insomma. Sì, ho creato il mio progetto, ho creato delle mie dime, ho creato Quindi tutta non ci una vogliono più 8 mesi, insomma. No, no. Ok, i è tempi una li abbiamo accorciati. Oh, ok, vabbè, giustamente uno dice il primo si impara, poi dagli altri è più... È stata una scuola e Certo. voglio dire, alla fine ce l'abbiamo fatta e sono contento. Beh, a questo punto, insomma, facci vedere Ti cosa faccio stanno facendo. con molto Con gli piacere. occhi. Quindi ragazzi, ora vediamo qui dentro che cosa ha combinato Paolo Allora, e diventiamo matti. quello che dicevo prima, Dimmi tutto. al posto del compressore, che è questo marchingegno qua, questa Ok. pompa, Ok. che poi è il cuore di tutta l'aria condizionata, Ah. c'era il radiatore motore, il radiatore che era posizionato esattamente qua. Perfetto. Ok? Ok. Quindi ho detto, l'unico posto, perché anche deve prendere il moto dalla cinghia, giustamente, l'unico spazio usufruibile era questo, però era occupato dal radiatore. Allora, tolto il radiatore, ho costruito delle staffe, ho costruito un rinvio, ho costruito un tendicinghia, ok? Accidenti. Abbiamo modificato le pulegge, abbiamo messo le pulegge multi-V che tengono molto di più la trasmissione, Certo. anziché le vecchie cinghie monogola, e ho iniziato a piazzare il compressore. Da lì ho ricostruito tutto, quindi abbiamo spostato il radiatore motore che adesso è qui sul fianco. Ok. Aspetta che intanto io mi sposto di qua così è più Esatto. comodo. Ok. Il radiatore motore l'abbiamo posizionato di qua, abbiamo fatto fare un radiatore in alluminio su misura ad Ok. alta efficacia. Quindi questo qua è custom, è una cosa che Questa è viene una cosa apposta. fatta no, non è più il suo vecchio radiatore perché era un radiatore di vecchia concezione. Certo. Mettendolo di qua, ricevendo meno aria, ho dovuto però ampliare la massa radiante per aumentare Perfetto. lo scambio termico, perché Certo. la Mini anche ha un altro problema di suo, è l'ebollizione dell'acqua. Il raffreddamento è sempre stato un neo, quindi gli ho potenziato la massa radiante, ho spostato il radiatore da questa parte, Ok. ho spostato la vaschetta del liquido tergi che prima era qui al posto del radiatore, ho girato il termostato, Ok. ho creato una presa d'aria sotto il parafango montandoci anche una ventola. Oh, aspetta. Guardatela. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Eccola lì, guardala lì, guarda che bella. Quindi abbiamo fresato il parafango, Ok. calcolando anche comunque i punti di tensione, perché poi il parafango fa da struttura, fa da telaio. Quindi abbiamo creato anche dei rinforzi, perché ogni volta che si fa una modifica ce ne sono 10 dietro, perché E è certo, tutto a cascata. è chiaro. Fantastico. E poi da qui cosa è successo? Da qui cosa è successo? Mancava, montato, spostato il radiatore, dico Ah. ok, va bene, il motore l'abbiamo salvato, c'è da installare un'altra parte fondamentale dell'aria condizionata, il condensatore, che certo. anche lui come radiatore ha bisogno di uno scambio termico grandissimo. Perfetto. Quindi, perché il giochino dell'aria condizionata verte tutto sui picchi di temperatura, sugli scambi termici. Dove lo mettiamo? Dico, l'altro posto microscopico che ha questa macchina è l'altro parafango. Abbiamo anche qua tagliato il telaio, Ah. montato un condensatore rovesciato, Eccolo. montata un'elettroventola, abbiamo staccato la presa dell'aria esterna per l'aria abitacolo, abbiamo fatto diventare un convogliatore per il condensatore, la presa d'aria che va nell'abitacolo l'abbiamo tappata e convogliata all'interno che prende aria da un'unica presa. Pazzesco. Fatto questo, poi dopo step by step abbiamo detto dobbiamo montare l'evaporatore. L'evaporatore è tutto questo gruppo qua, gruppo con bocchette, perché all'inizio io avevo modificato il suo gruppo termico, Ok. montando un condensatore, un evaporatore su misura che avevo fatto fare con degli studi e tutto quanto, però mi risultava troppo piccolo. Cioè, il primo progetto era andato non a buon fine, non a buon fine al 100%, perché Ok. mi dava una temperatura interna di 13-14 gradi, ma calcolando che questo cliente Mauro la usa in Sicilia, era troppo poco, perché dico, gli davo un'aria freschetta, ma non era l'idea che avevamo noi. E allora ho detto niente, lo devo potenziare, quindi ho dovuto mettere questo cassettino. Abbiamo tolto tutto il gruppo riscaldamento e raffrescamento originale della Mini, Ok. ok? Abbiamo montato questo gruppo qua, abbiamo costruito questa dima, perché sotto questa dima che cosa c'è? C'è il riscaldamento della vettura, perché ok l'aria condizionata, ma poi d'inverno non può gelare. No, certo. Allora ho spostato anche
il riscaldamento con una ventola a parte, quindi ho costruito 2 riscaldamenti separati. Fantastico. Un raffreddamento e un riscaldamento. È un riscaldamento. Assolutamente. Accidenti, è una cosa incredibile. Però adesso devo dire che ha un'efficacia veramente grande. Straordinario, straordinario. Sì. Vieni Marco, che almeno adesso stiamo al fresco. Sì, perché comincia a fare caldino. Dopo tutto questo lavoro almeno stiamo al fresco. Esatto. Allora, come ti dicevo, ho lasciato il comando del riscaldamento nella sua posizione perché mi piace poi mantenere l'originalità della vettura. Quindi da questo pomello io comando sempre il riscaldamento l'ho spostato il radiatore da quella parte, costruendo questa lima impelliciata con lo stesso materiale, perché mi piace avere una continuità. Ventola comandata da questo interruttore. Perfetto. Quindi mi parte il riscaldamento e adesso accendiamo il clima. Vai, sono pronto. Dagli giusto al tempo. Questo deve stare su off. Sì. Puoi regolare il livello di... Adesso siamo al minimo. Caspita. Esce anche di qua. Sì, delle bocchette che tu puoi regolare, puoi aprire, puoi chiudere a tuo piacimento. Ma è bellissima questa cosa. E comunque ha un rendimento importante. E siamo con la macchina al minimo, senti già. Per la miseria. Ma è da macchina moderna? Sì, il rendimento, il volume che può raffreddare è da macchina moderna. Non dico da SUV, ma per una Mini è sovradimensionato, ma comunque era... Beh, questa poi si arroventa, che è una meraviglia. Esatto, quindi, si arroventa, deve andare in Sicilia, ho preferito fargli un impianto del genere che comunque rende tantissimo. Wow! Caspita, adesso che sta iniziando a spingere un po' di più, fa fresco proprio. Guarda tu che roba! Acceleriamo un pochettino. Per la miseria, ma è incredibile! Questa non è neanche parente della mia di aria condizionata. No, è l'evoluzione della tua. Caspita, ma è una super evoluzione. Ragazzi, cioè... Io non ho idea di come fare a farvelo sentire, ma fidatevi della mano e di quello che vi diciamo. È fresco, fresco, ma veramente fresco. È una cosa incredibile. Calcola che siamo qua con le porte aperte, nel momento in cui le chiudi è un frigorifero, perché è ma piccolissima infatti, la macchina. Assolutamente. E la macchina è al sole, quindi è calda, seriamente calda, insomma. Sì, calda vera. Sì, è calda. Che per carità è un sole di fine marzo, sostanzialmente ci sono 20 gradi, qualcosa 22, del genere, 22, sì. Ma vi posso garantire che quest'aria è veramente fresca, ma proprio fresca. È incredibile. E poi che, cioè, obiettivamente, adesso ve lo faccio vedere meglio, ma cioè, è elegantissimo questo coso qua. Cioè. E poi anche tutto studiato anche per l'acceleratore, i piedi, cioè, sembrano tutte cose messe così, ma in realtà c'è tutta una prova, c'è tutto un lavoro, c'è tutta una modifica, tutto un prova contro prova. Mamma mia, ma è incredibile. E poi l'abbiamo integrato nel cruscotto perché mi piace avere un po' di linea, che l'occhio vuole la sua parte. Ah sì, certo. Ma è qualcosa di spettacolare, cioè non ci si crede. Guarda che roba, sembra neanche... Guarda che freddo che sta uscendo. Porca miseria. Adesso rende parecchio, Porco cane se rende. Fa veramente fresco. Il meritato fresco ci vuole. Fresco, caspita se fa fresco. Tutti i sudori che ci ha fatto fare. Veramente, sì. Veramente. Sì. A saperlo mettevo la sciarpetta. C'è qua dietro, Ah, ecco, meno male. Però di Mauro. Allora, gliela lasciamo per carità. Però devo dire che è veramente una cosa eccezionale. È più bello della mia. Cioè, mi spiace adesso. Vabbè, la faremo che sulla tua, no? Esatto, cioè, obiettivamente è venuto molto meglio che non sulla mia. Perché vabbè, il mio d'altronde era un impianto fatto negli anni 90, sì, insomma, esatto. era una roba che credo facesse Pavesi, se non ricordo vecchie male. Sì, esatto. Adesso una volta c'era Pavesi e adesso c'è Paolo. Sì, sempre con la P, vedi, non siamo usciti dall'alfabeto. È fantastico. È sensazionale, io non ho parole. Io in ferie vado sulla Mini. Ah, lo credo, con questo è sicuro. Potremmo chiamarla Mini Trentino. Veramente, che poi tra l'altro il problema della Mini, o se vuoi il vantaggio della Mini, è che è una macchinina bellissima, piccolina, tutto quello che vuoi. Se non ne prendete una troppo vecchia, è anche una macchina oggettivamente affidabile, si può usare sì, certo. diciamo il piccolo problema, lo svantaggio di usare la Mini
in estate con la bella stagione è che ci si muore di caldo. Ecco come mai il piacere di avere l'aria condizionata. E sulla mia, convinto che fosse chissà che meraviglia. Ora mi rendo conto che questa è l'aria condizionata. Questa è l'aria condizionata, sì. È veramente una cosa straordinaria. Poi caspita, l'eleganza di come è fatto tutto quanto l'impianto. Beh, ci tengo davvero, mi piace fare le cose in un certo modo. E che modo? No, ma grazie. È straordinario, veramente straordinario. Grazie. No? Quindi ora, caspita, accelerando un attimino, viene fuori un freddo che ragazzi non potete capire. No, ma è meraviglia. Super. No, senti Paolo, invece una cosa importante. La mia ha un leggero svantaggio, cioè quando c'è l'aria condizionata accesa diventa un somarello, cioè non c'è verso di spostarsi perché è proprio lenta come la morte. Questa come va invece? Allora, peggiorato le prestazioni? Com'è? Allora, come tutte le aree condizionate è innegabile, rubano 1-2 cavalli. Però in questo caso abbiamo fatto una piccolissima mappatura della centralina in modo tale che abbiamo pareggiato quello che potrebbe essere uno scompenso e uno non si accorge neanche. Oltretutto? Sì, assolutamente. Insomma, che devo riportare la mia. Va bene, ti aspetto. Bene, ragazzi, insomma, questa è un po' la storia, se vogliamo. Adesso non l'abbiamo fatta troppo lunga perché sennò diventava un film e non un video. Però questa è la storia di Paolo e dell'aria condizionata. Se la cosa vi interessa, chiaramente mi lasciate qui sotto nei commenti, vi lascio la mia email, eventualmente mi contattate così io poi del caso vi metto in contatto con Paolo, no? Okay? Assolutamente. E come al solito, se vi è piaciuto, l'avete trovato interessante, condividete, lasciate un bel like, un commento e chi non si iscrive al canale è un sacripante. Ciao!